Ciao, questo è un argomento per un video introduttivo che desidero condividere. Il mondo mentale. Allora, il mondo mentale è un mondo accessibile attraverso la mente. Ma perché mondo mentale? Perché assomiglia per certi versi al mondo che noi conosciamo, al mondo che c'è intorno a noi. Facciamo degli esempi. Io mi giro a destra e vedo una porta. Allora, io ho scelto di girarmi e ho visto una porta. Ho scelto io, è stata un'azione della mia volontà quella di girarmi, però la porta, non è che potevo vedere un'altra cosa, la porta sta lì, quindi non è una mia decisione quella che ci sia proprio una porta lì, è che me la sono trovata davanti. Quindi questa distinzione fra la mia volontà, fare un'azione, e quello che poi mi trovo davanti è ciò che incontro anche nel mondo mentale. Perché? Pensa a un fiore qualsiasi. Pensa a un fiore e uno può pensare una rosa. Allora dice una rosa, si chiama margherita. Perché una rosa? Oppure perché una margherita? Perché un tulipano? Quello che è venuto in mente non è stata una scelta. Ho guardato, così come guardavo a destra, ho guardato l'oggetto fiore. Mi sono rivolto verso la direzione fiore e ho trovato una rosa. E la stessa cosa posso farlo con dei dettagli, cioè posso guardare di là, a destra, e guardare meglio, vedere che c'è una maniglia fatta in un certo modo, c'è una serratura. E allo stesso modo dico, ma questa rosa com'è? Dove si trova? Me la immagino in un campo, anche il campo non mica scelto io. La guardo da vicino, vedo che è rossa, avrebbe dovuto essere bianca. Quindi ci sono delle cose che scelgo di fare e delle cose che non scelgo di fare. Allora mi si dirà, e questi sono oggetti, vabbè, l'immaginazione, no? Sì, c'è come avere una soffitta piena di roba e qui uno pesca, a un certo punto pesco delle cose come se pescassi e delle cose che magari ho visto e che in quel momento mi sono venute in mente. Sì, però io non è che mi ricordo quando ho visto una rosa in quel campo lì, fatta in quel modo. Quindi io pesco da delle cose che non mi ricordo che ci sono. Allora riesco a pescare da delle cose che non so dall'inconscio, che non mi ricordo di aver visto. E quante sono le cose che non mi ricordo? Non lo so, non me le ricordo. Comunque, quelle consce sono molto meno di quelle inconsce. E perché appunto, di nuovo, ho pescato una rosa? Perché era vicina a me. In che senso era vicina? E la legge del minimo sforzo dice che se io devo andare a comprare il giornale e c'è un'edicola qui e un'altra a 5 km, lo vado a comprare qui il giornale. All'edicola è già qui, non mi faccio 5 km per andare a comprare il giornale. Perché? Perché non ha senso fare 5 km, è il minimo sforzo. Se no mi diceva, prendi un fiore pesca un fiore. E dove vado a prendere il fiore? Il primo che trovo. Che cos'è? Ah, una rosa. Se invece magari cominciava a dire no, la rosa no, perché, quindi mi allontano, cominciava a dire no, questo edicolante mi sta antipatico, voglio andare a cercare un altro. Abbiamo questo fiore, no, questo no, aspetta, questo no, ma nemmeno questo. Allora io qui esercito la mia volontà nello scartare, nel muovermi, nell'andare in un altro punto del mio mondo mentale. Altrimenti prendo la prima cosa che trovo. Quindi allora la differenza tra la scelta e la percezione è questa. Io posso decidere se pensare a un cane o pensare a un gatto. Ho deciso magari di pensare al gatto e mi trovo che sta su un pianoforte, ma io questo non l'avevo scelto io, cosa c'entra un pianoforte? Però mi si trova lì. Quando ho pescato questa immagine per mettere nella diapositiva da proiettare, ho detto cercami un gatto, e c'era un gatto sul pianoforte.
è uguale. Com'è che distingo le cose che ho deciso io da quelle che invece accadono? Beh, se quelle che ho deciso io, partendo da un punto di partenza, ho seguito un filo logico, 3 lati, 4 lati, 5 lati, 6 lati. Perché 6 lati? È perché dopo il 5 viene 6. C'è un perché. Allora è stata una mia scelta, ho imposto una condizione. Ma se mi viene in mente una cosa e non c'è un perché è venuta in mente quella cosa, è la prima che mi sono trovato. A questo punto, da questo punto, una volta visto che esiste questo mondo che ha le sue leggi abbastanza simili a quello che succede nel mondo che conosciamo, si può iniziare a fare degli esperimenti. Grazie per la visita.